Quello che fai Sleep è incredibile, perché per me è la prima volta che faccio qualcosa che migliora la vita della gente. Sono pubbliche le exit che hai fatto? Ti può dire qualcosa? Non credo che siano pubbliche nessuna delle due. Però ti posso dire che non ci sono diventato particolarmente ricco, però un po' ricco. Sono abbastanza sicuro di non farlo per soldi. Lo faccio perché mi piace farlo. Ho dormito in ufficio la notte 2 giorni dopo il mio matrimonio. Lui è Massimo, cofondatore CTO di 8Sleep, il materasso intelligente dove dormono miliardari come Mark Zuckerberg e Elon Musk, ma anche sportivi come Charles Leclerc. Il loro pod regola la temperatura in modo indipendente per lato, raccoglie dati biometrici, fornisce statistiche sul sonno e costa migliaia di dollari, ma per chi punta alle performance è un vero investimento. 8Sleep è stata fondata da Matteo, Alex e Massimo. Matteo, il CEO, l'ho già intervistato a Milano, dove mi ha raccontato la sua storia e quella dell'azienda. Questa volta però nella sede di New York ho intervistato Massimo, che da sempre guida lo sviluppo tecnologico del prodotto. Ma prima dell'intervista, insieme a Mavi, Chief of Staff, facciamo un veloce tour dell'ufficio. Siamo qui a Flatiron, questo è il nostro headquarter. Iniziamo con un bellissimo hub firmato da Charles Leclerc. Ho visto un sacco di foto su Instagram con Leclerc. Esatto. Si è fatto anche una partita di tennis con Matteo o sbaglio? Esattamente, ok. sì. Questa è la cucina. E poi siete anche un po' sparsi per il mondo, giusto? Sì, abbiamo 5 uffici: San Francisco, Boston, New York, Shenzhen in China e Milano adesso. E in tutto il mondo, quindi quanti siete? Un centinaio. Questo è l'open space principale, lì c'è Franklin, la nostra mascotte. Ok. Franklin è benissimo, sembra un peluche. Qui c'è un po' di tutto. Ovviamente in 8Sleep c'è una stanza dove si può provare il prodotto. E poi qua c'è la nap room con il prodotto. il pod in persona. E questa è anche la blanket. Si riscalda e si raffredda in maniera automatica come il pod. Sì. Pazzesco, è tutto connesso. Sul sito io ho visto vari prezzi differenti. Sì. In base a cosa cambia il prezzo? Se prendi soltanto cover e hub parte da 3.000 più o meno. Poi hai la coperta e poi c'è la base, che è quella che fa inclinare Per non russare. Per non russare. Poi vendiamo anche un materasso. Il massimo del ticket qual è? Se prendi tutto in Italia, secondo me siamo sugli 8, Sugli 9. 8.000, vero? Sì. Una volta a settimana andiamo a fare una workout class insieme, quindi tipo Barry's, Soul Cycle, pagata da 8Sleep. C'è molto la cultura dello sport e del benessere qua, Sì. no? Guarda, là c'è Sleep is Fitness. Oltre a Leclerc, che sia cliente che ambassador del prodotto, ci sono numerosi imprenditori e celebrità che lo utilizzano spontaneamente. Mark Zuckerberg, Musk, Taylor Fritz, Brian Johnson, Huberman. Quando viaggia, è venuto a New York una settimana, si è portato il pod E l'ha messo in hotel. in hotel. A questo punto ho visto Max, originario come me di Roma. La sua storia per intero l'ha già racconta da Chapeau. Quindi in questo video mi concentrerò più sulla parte tecnologica e sulla strategia, come al solito per imparare qualcosa di nuovo come imprenditore. Vi riassumo in 2 secondi la sua storia. Massimo è il classico fondatore che a 10 anni programmava in Basic. Già da giovane lascia l'università per fondare la sua startup DomainSpot. Vende poi l'azienda a Sedo e si trasferisce a San Francisco. Poco dopo fonda Stack, che vende dopo appena 1 anno e mezzo. Poi nel 2014, dopo aver conosciuto Matteo e Alex, fondano 8Sleep. Da lì lavora giorno e notte per creare il prototipo. Entrano in Y Combinator, che gli apre un network incredibile, e poi vola in Cina per avviare la produzione vera e propria. Negli anni, per finanziare un business che richiede enormi capitali, riescono a raccogliere 160 milioni di dollari dai più importanti investitori della Silicon Valley. Ti posso dire quali sono gli investitori principali? Te li posso dire in ordine cronologico, così ti do un'idea. Il primo investimento grande è stato da Khosla Ventures, Kitra Boys, con cui abbiamo sempre avuto una relazione molto buona, e Vinod Khosla, che c'è una famosa storia in cui siamo andati a Londra a incontrarlo mentre era in vacanza. Ad oggi avete ancora un rapporto con Kitra Boys e Vinod Khosla? Sì, assolutamente. Devo dire siamo stati molto fortunati, tutti gli investitori non hanno mai imposto qualcosa alla compagnia, quello è sempre venuto da noi, sono sempre stati più una risorsa e ci hanno sempre dato advice. Che come azienda guadagni se mantieni le promesse che fai. A ogni board meeting tu gli prometti che farai qualcosa Fai veramente. e poi lo fai veramente, guadagni il loro trust e loro si fidano. Il secondo grande round è stato con Founders Fund, quando Kitra Boys era passato a Founders Fund. Il ticket di Founders Fund, se si può dire più o meno su che ordini siamo? Decine di milioni? Decine di milioni, Decine sì, di milioni. assolutamente. E poi dopo l'ultimo round grande che abbiamo fatto è stato qualche anno fa, Valor Equity Partner. Adesso è il più grande che avete fatto, no? È il più grande che abbiamo Parliamo fatto di so centinaia far. di milioni. La partner di Valor è Antonio Gracias, lui è stato uno dei primi check all'interno di sia
Tesla che SpaceX. Tutti questi investor e le cose che hanno allocato ci hanno veramente aiutato direttamente. Non solo soldi, quindi. Non sono solo soldi. Khosla Ventures, per esempio, ci ha finanziato perché voleva che noi sviluppassimo il pod. Fino all'ultimo Valor, per esempio, sono molto bravi a aiutare le aziende che fanno hardware con supply chain. Valor ha un team di persone che ti mette e ti aiuta a risolvere i problemi di supply chain. Consulenza vera e propria? Consulenza vera e propria. Quando tu gli dici un problema che hai, ti aiutano. Kit è stato molto bravo a darci consigli su come stabilire il brand e fare growth, per esempio. Quando fondi un'azienda e l'azienda inizia a crescere, inizia a diventare le dimensioni di 8Sleep, hai tantissimi problemi diversi in mente. Ci sono un sacco di cose di cui ti preoccupi. Quando hai bravi investor e un buon board, ti semplificano molto il problema e ti dicono: guarda, la cosa fondamentale che devi risolvere adesso è questa. Founders Fund ci diede un sacco di advice riguardo alla nostra presenza che dovevamo avere su Twitter, per esempio. Mi ricordo una cosa che Kit ci disse ai tempi: stavamo sbagliando la strategia di crescita dell'azienda, spendevamo un sacco di soldi per far crescere l'azienda, ci costava troppo praticamente acquisire un nuovo customer. Il discorso che ci ha fatto Kit è stato: se per vendere un prodotto che costa, che ne so, $1.000 ne dovete spendere $1.500, non state creando valore. Chiaramente sono cose molto semplici e ovvie, certo, guardandole a posteriori, ma quando hai l'azienda che cresce e un sacco di investitori, in genere il push tipico che ti fanno è quello di crescere più rapidamente anche possibile, andando in perdita. Queste sono cose che invece ti fanno rimanere più realistici. E sulla supply chain c'è qualche cosa che vi ha svoltato? Tutta la nostra supply chain adesso è in Cina, che è molto complicata la nostra, perché il prodotto non è il classico prodotto di elettronica consumer, che normalmente è una scatola di plastica con un po' di elettronica dentro, no? Quello è il prodotto tipo. Il nostro è molto esotico perché ci sono tessuti, ci sono cose che devono essere comfortable, ci stanno tutti i problemi di reliability, eccetera, e quindi non c'è un solo manufacturer che può fare tutto il nostro prodotto. Quindi uno dei motivi per cui il pod è possibile è che abbiamo messo insieme un sacco di manufacturer diversi in Cina che fanno tutti i vari sottocomponenti del pod. Ok, vengono assemblati. Quindi la cosa che veramente ci ha svoltato a noi è stato sviluppare un team in Cina. 2 degli employee che sono stati con l'azienda per più lungo tempo sono employee cinesi. Sviluppare quel team e quella presenza lì, avendo employee di 8Sleep che sono sul campo direttamente e vanno a lavorare nelle fabbriche tutti i giorni, vuol dire che controlli quasi tutta la supply chain. Abbiamo dovuto sviluppare anche un sacco delle macchine, un sacco delle tecniche che vengono usate nella fabbrica. L'avete inventati voi? Li abbiamo costruiti quasi da zero. Chiaramente abbiamo trovato la gente che erano esperti nei vari settori. Un sacco dei macchinari e dei processi di produzione sono stati dovuti sviluppare da noi. E a parte quindi questi 3 grossi round di investimento, vi siete diluiti in altri momenti? Avete fatto secondari? No, really, no. Poca roba. Non ho menzionato, a parte questi primi round, quando stavamo proprio all'inizio, YC. abbiamo fatto YC, abbiamo fatto Friends and Family. Primo investimento che era relativamente piccolo con gli occhi di oggi, che però ci ha aiutato molto, è stato fatto da un VC di origini cinese che aveva un sacco di esperienza in manufacturing e è stato il primo che ci ha aiutato, ci ha connesso in Cina. Prima o dopo YC? È stato subito dopo YC. Al Demo Day? L'abbiamo conosciuto al Demo Day, si è appassionato del prodotto, gli siamo piaciuti. E voi 3 fondatori avete iniziato con cote pari, giusto? Sì, siete assolutamente ugualmente fondatori. Siamo ugualmente fondatori. Quindi oggi diciamo che la cap table siete voi 3 e gli investitori tendenzialmente. Esatto. In Silicon Valley si vede spesso l'accoppiata tra un cofondatore tecnico, spesso uno sviluppatore di talento con una forte visione tecnologica, e un cofondatore business, più bravo nella gestione aziendale, nel capire il cliente, raccogliere capitali e fare da frontman. Nel caso di 8Sleep però sono in 3. Massimo è il cofondatore tecnico, Matteo è quello business e Alex è l'esperta di comunicazione. Matteo mi sembra di capire che è un po' un negoziatore spietato. Assolutamente, hard worker, molto bravo. Matteo è incredibile sul self-improvement. Matteo sta continuamente lavorando su se stesso per migliorare, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettivo. Studia continuamente. Se guardo indietro, credo che una delle cose che ci ha fatto arrivare dove siamo arrivati con 8Sleep è stato il fatto che abbiamo tutte e 3 in comune questa cosa di non pensare troppo a se qualcosa sia possibile o no, però settare l'obiettivo in base a qual è il modo migliore di risolvere il problema che vogliamo risolvere, poi fare il lavoro indietro per capire come facciamo a poter raggiungere questo obiettivo. Sembra l'approccio sbagliato e invece devo dire che fino adesso è stata la cosa che ci ha aiutato sempre a spingere oltre quello che altrimenti avremmo potuto credere che
fosse possibile. E invece dov'è che vi compensate? Questa cosa è in comune. Abbiamo skills e caratteri molto diversi. Matteo è uno molto duro, estremamente diretto, io sono uno un po' più... a me piace fare felici le persone. Alex, quando abbiamo iniziato la chiamavo il soldato, è molto brava a mantenere la tabella di marcia. La tabella di marcia. E poi chiaramente abbiamo skill molto diverse. Matteo è bravissimo con la parte di networking, negoziazione, è bravissimo a comunicare, eccetera. È il business founder. Alex è bravissima a pensare al brand, come comunicare le cose. Io sono quello tecnico. Ho il background principalmente software, appassionato di hardware da quando ero giovane, l'ho dovuto imparare a fare a 8Sleep, però sono quello tecnico. Come succede spesso, il cofondatore tecnico è uno a cui piace avere le mani in pasta, ma man mano che l'azienda cresce finisce per diventare un manager. E Massimo però non ama fare il manager e per questo non ha mai voluto togliere le mani dal prodotto. Ho fatto il manager per un periodo della storia dell'azienda, poi ho realizzato che A, non mi piaceva particolarmente farlo, e B, c'era altra gente che era molto più brava di me a farlo. Quindi ho cambiato un po' il mio ruolo, abbiamo assunto un VP of software che è molto bravo a fare il manager e quindi gestisce il team software, e io mi preoccupo principalmente di risolvere problemi tecnici, sia dal punto di vista strategico, quindi quando dobbiamo decidere qual è l'architettura di un nuovo prodotto. Un'altra cosa che faccio è che individuo un problema che voglio risolvere su cui nessuno sta lavorando nell'azienda, in genere o da solo trovando le risorse oppure assemblo un mini team e li focalizzo laser focused su quel problema per risolverlo, metti in 2 o 3 mesi, e lo faccio uno alla volta in maniera sistematica. Questo è interessante perché io da piccolo imprenditore mi rendo conto che se mi lascio trasportare dalle attività di tutti i giorni della mia azienda, io potrei lavorare H24 per anni e non fare mai più nulla di nuovo, cioè lavorare sulle urgenze, semplicemente a far funzionare la macchina. Esatto. Ho una lista di cose da fare che invece potrebbero far fare un per 10 al business, ma non ho tempo di dedicarmi. Ci sono un sacco di meccanismi all'interno di un'azienda che cresce, che richiedono un sacco di risorse della gente per far funzionare quel meccanismo al 100%, quindi semplicemente per farlo funzionare. Però ci vorrebbero molte più risorse per migliorare quel meccanismo in modo tale che richieda meno risorse. È un investimento per il futuro. La cosa più recente che ho fatto, per esempio, ho preso un altro ingegnere e abbiamo ricostruito da zero il modo in cui 8Sleep manda il prodotto ai customer. La spedizione, la parte di warehousing e shipment. Qual è il problema? Che i nostri prodotti sono di dimensioni molto diverse. Noi spediamo dalle pasticchette di supplement all'adjustable base, che è un componente del pod, il lettone, che è un certo, pacco gigante, pesantissimo. Quindi per fare questa cosa dobbiamo lavorare con un sacco di partner diversi. Devi lavorare con un sacco di partner che gestiscono le warehouse e le spedizioni. Oggi lavoriamo con circa 20 service provider in tutto il mondo. Ognuno di loro poi usa last mile carrier che fanno arrivare il pacco alla gente, che sono locali, cioè da FedEx a UPS, che sono super standardizzate, tutti conoscono, fino alla micro compagnia di spedizioni australiana, scrive le cose su carta. E il risultato qual è? Che l'experience dei tuoi customer è suboptimal. Quindi per esempio quello è il problema, è l'ultimo problema che ho risolto, l'abbiamo ricostruito da zero, abbiamo costruito un sistema scalabile. Abbiamo un pezzo di software praticamente che lavora in background, che si collega con tutti i vari partner, tracca ogni cosa che spediamo internamente fino al delivery. Quindi noi non ci dobbiamo fidare dei dati che ci dà la warehouse, che ci dice sì, queste 10 spedizioni sono arrivate, perché lo vediamo tracciando. Secondo me la vera scelta difficile quando hai un'azienda che cresce, tu hai tipo 100 scelte e tutte ti danno un possibile margine di miglioramento. Come fai a decidere qual è quella che ti dà il massimo margine di miglioramento? Quello è molto difficile, non ho un sistema specifico. Uno dei segreti è rimanere focused. Se provi a spegnere tutti e 10 gli incendi contemporaneamente, non li spegnerai mai. Imparare a saper distinguere le priorità non è importante solo per scegliere quali problemi risolvere per primi, ma da capire quali sono anche le nuove feature su cui lavorare, come per esempio quella di raffreddare il pod, che gli ha fatto esplodere l'azienda. Se io potessi sapere qual è quella feature che domani mi diventa la killer feature che noi stiamo sviluppando, cavolo, lavoro su quella. Il trucco lì è fare testing, esperimenti. È un misto in realtà. C'è una parte di sperimentazione, una parte che è data driven, e poi c'è una parte che
è puramente basata sul gut, questo non te lo dice nessuno. Matteo, dal punto di vista dell'intuito per quanto riguarda i nostri customer, è bravissimo. Matteo è bravissimo. Io ho molto intuito sulle soluzioni tecniche, ti so dire molto rapidamente se qualcosa può funzionare o se è la soluzione ottimale oppure no. A quel punto abbiamo preso un pod e mi sono fatto spiegare come funziona davvero. Cosa succede qua dentro? Allora, questo qua fa un sacco di cose. Funzioni principali sono tutta la parte di connettività, storage dei dati. È un computer, quindi? È un computer. Sono vari computer all'interno in realtà. Il motivo per cui è così grande è che fa anche da heat exchanger. Per freddare il letto, come funziona? Tu devi estrarre calore dall'interno del letto e poi devi scambiare il calore con l'aria della camera da letto. Devi dissiparlo. Come fanno a fare rumore o farne molto poco? È una combinazione di cose. Prima di tutto, chiaramente, la qualità dei componenti. Le ventole sono ventole estremamente high-end che vengono usate in gaming PC. Sono ventole progettate per essere estremamente silenziose. L'altro motivo per cui è molto silenzioso è che c'è sta un sacco di software che sta tutto il tempo a cercare la soluzione ottimale dal punto di vista dell'efficienza del prodotto. Tu praticamente stai facendo un trade-off, cioè quanto rapidamente freddi il letto, tra quanto rumore fai e quanto è comodo il letto. E poi sì, chiaramente ci sta dietro un sacco di hardware engineering. Abbiamo simulazioni per ridurre la quantità di rumore che fa l'aria, per esempio quando entra attraverso queste vent. E poi il pod registra tutti i tuoi dati biometrici mentre dormi, quindi un po' come quando uno dorme con l'Apple Watch, ma in maniera più precisa, immagino. Dal punto di vista dell'accuratezza, a seconda delle metriche, alcune siamo più accurati dell'Apple Watch, altre siamo on par. La chiave fondamentale è che lo fa senza che tu debba indossare nulla. Sì, tipo io non riesco a dormire coi bracciali. Mettere tecnologia intorno a una persona che sta dormendo, però farlo in modo tale da non costringerli a dover indossare cose o dover imparare nuove abitudini. Devono solo andare a letto e dormire. Tipo il battito come lo prendete? E il battito lo prendiamo con dei sensori che si chiamano piezo film sensors e sono una specie di grandi microfoni molto sottili che sono nella superficie della cover e funzionano come uno stetoscopio praticamente. Quindi quando te stai nel letto, il tuo corpo sta contro questi sensori. Non sono dei veri e propri microfoni, misurano le vibrazioni. Percepiscono le vibrazioni. Se voi di notte siete fermi, vedete il vostro corpo che vibra in base a quanto il cuore vi batte. È una cosa che io lo noto anche nelle mie braccia. Assolutamente. O in certe condizioni, se sei in una stanza estremamente silenziosa, senti il rumore del battito del tuo battito cardiaco. E il battito cardiaco, vediamo i dettagli del battito cardiaco perché funziona proprio come uno stetoscopio. Quindi è più preciso della media il battito? È più preciso della media. Ma come funziona la base del letto che per farti russare di meno ti fa spostare? Cambia la posizione in cui stai. Cioè, la maggior parte delle persone che russano, che soffrono di sleep apnea, lo fanno per motivi meccanici, banalmente. E in genere sono due cose. Uno è il tono muscolare del tuo esofago, per esempio. Se tu mangi tanto, bevi, il tono muscolare dell'esofago diminuisce. Quindi quando tu stai inalando, l'esofago si strozza un pochino e ti fa russare. E quello è molto dipendente dalla posizione. E quindi il pod che fa? Misura usando gli stessi sensori che misurano le vibrazioni. Questa è una cosa interessante. Quando abbiamo rilasciato la detection, la misurazione del russare, siamo riusciti a rilasciarla per esempio a tutti quanti i device. Perché già c'era l'hardware? Perché l'hardware era già presente all'interno del prodotto. Questo lo facciamo da sempre. Se il tuo prodotto, l'hardware è capable di fare qualcosa, noi in genere te lo facciamo fare. Ad oggi siamo al pod numero 5, ma la realtà è che tutti i team continuano sempre la ricerca parallela per migliorare tutti i componenti. Secondo te cosa avrà il pod 20? La cosa che a me interessa tantissimo è la parte di diagnostic, di health diagnostic. Hai 8 ore per fare una visita medica mentre dormi. Se una cosa stupidissima è che io devo andare per fare la visita medica sportiva da una persona che mi fa l'elettrocardiogramma mentre sto in bicicletta. Te lo fa per un quarto d'ora. Che tra l'altro durante il giorno hai tantissimi altri fattori che influenzano quello che verrà misurato da quell'elettrocardiogramma. Mentre invece quando tu dormi stai praticamente dentro un laboratorio perché stai in un ambiente super controllato, perfettamente immobile. Infatti tutti gli atleti come punto di riferimento misurano il resting heart rate appena si svegliano la mattina. A me piacerebbe registrare tutto quello che faccio durante la giornata con dei sensori biometrici in modo da collegare a questo ai dati di mentre dormo e poter fare inferenza, no? Cioè poter dire ok, è successo questo e allora hai dormito peggio, è successo questo e allora hai dormito meglio. Esatto, questo succederà molto prima di quello che pensi perché lo stiamo già sviluppando. Lo state facendo già. Esatto. E l'intelligenza artificiale in questo è perfetta. Perché ci sta una varietà talmente tanto grande di dati che puoi raccogliere durante il giorno. L'unica soluzione per estrarre
trarre vero segnale a usare AI. Se tu vai nell'ultima versione dell'app di 8Sleep puoi collegare il tuo Apple Health, Google Health Connect, perché quelle sono le due soluzioni centralizzate in cui tutti gli altri device si connettono. Una cosa che stiamo facendo è stiamo lavorando con una serie di sportivi per aiutarli a risolvere problemi specifici. Per esempio stiamo facendo un esperimento con Charles Leclerc. Abbiamo sviluppato dei cooling globes che lo aiutano a freddarsi nel quarto d'ora prima della gara e quindi lo aiutiamo a freddargli praticamente il sangue prima di questi momenti, perché ti puoi immaginare quando un pilota sta seduto in griglia nella macchina quarto d'ora prima della partenza, la temperatura è altissima perché hai i motori delle macchine, certo. In genere le gare vengono fatte col caldo, stai sotto al sole e è subito prima del momento più critico che è la partenza della gara, no? Parlate spesso con Leclerc, quindi c'è un... Sì, lavoriamo col team. Siete tappa e ciccia. Se non dovessi fare questo, nel mondo hardware cos'è che in questo momento ti ispira tantissimo? Da quello che ho imparato guardando come funziona lo sviluppo hardware, la cosa che farei è uno dei primi errori che ho fatto a 8Sleep, che è stata la prima azienda che faceva hardware e che ho cercato di far fare agli hardware engineer, fargli mantenere dei cicli di sviluppo simili a quelli dei software engineer. Una settimana di... Ho già fatto questo sbaglio per tantissimo tempo. La cosa che farei è vorrei perseverare e costruire tool per rendere lo sviluppo hardware più veloce e più simile allo sviluppo del software. Penso che ci sono state tool come GitHub, per esempio, vari AI agent che ci stanno adesso per fare sviluppo software. Penso che ci sia uno spazio incredibile per migliorare lo sviluppo dell'hardware. Io per mia natura sono sempre stato uno che faceva software as a service, quindi mi viene sempre in mente di fare le pale e i picconi per i cercatori d'oro, da vendere ai cercatori d'oro. Quello che fa 8Sleep è incredibile perché per me è la prima volta che faccio qualcosa che migliora la vita della gente in maniera significativa. No? Ti ispirano cose come l'AI PIN, tutti questi strumenti per raccogliere dati? Mi interessano, sono un po' scettico sugli AI PIN perché penso che il telefono sia già quello strumento. È già un AI PIN al telefono. Esatto. È sempre qua con noi. Credo che sia già un AI PIN. Visori, Ray-Ban, Meta, potrebbero funzionare. Un errore che è stato fatto un sacco di volte è stato l'errore di cercare di rimpiazzare il telefono. 8Sleep è un'azienda tech che fa anche manifattura. Ha un'anima da Silicon Valley, però ha anche qualcosa di italiano. Per cui ho chiesto a Massimo un overview dei processi di un'azienda che come loro fa hardware, cioè deve produrre fisicamente qualcosa di tecnico difficile. Se non l'hai mai fatto devi andare a fare un viaggio a Shenzhen. Sono stato già. Hai visto quanto è diverso quello che ti immagini di come venga fatto l'hardware, poi vedere invece come viene fatto, no? È come quando vedi le operazioni dei chirurghi. Tu dici vabbè saranno coi guanti d'oro ad aprire la persona e poi sono dei macellai. E invece è esattamente la stessa cosa. La distanza è esattamente la stessa perché nel tuo immaginario comune tieni un prodotto consumer in mano e ti immagini tutti quanti col coso bianco, poche persone immagini tutti i robot, tutti i processi automatizzati, mentre invece la maggior parte dei prodotti consumer sono fatti da gente che deve essere trained, devono essere esperti a fare il lavoro che fanno. Se devi fare 1000, 2000 di qualcosa, automatizzarlo costa troppo. Quando tu automatizzi una manufacturing line, poi è molto difficile fare cambiamenti al prodotto, perché ogni volta che fai un cambiamento al prodotto devi investire i soldi per cambiare l'automazione. Quindi che succede? Paradossalmente più tu ti automatizzi, più diventa difficile migliorare il prodotto. Comunque ci stanno un sacco di esseri umani coinvolti. Tu parli con la manifattura? Sì. Costantemente? Sì, relativamente spesso. Chiaramente per risolvere altri problemi. Una cosa che facciamo fin dall'inizio, tutti quanti i test end-to-end che vengono fatti sul prodotto assemblato o su quello che noi chiamiamo subsystem, che è essenzialmente un prodotto indipendente all'interno del prodotto. Quei test sono gestiti da noi, quindi sono sviluppati da noi e il nostro software engineering team che sviluppa quei test. Uno degli errori che fanno per esempio gli hardware team è quello di testare tutto quello che va ogni singolo componente che va dentro il prodotto, però vai a finire che se tu quello che ti vende le ventole è molto bravo a testare le sue ventole, è capace che magari una ventola ogni 1000 si rompe. A quel punto te stai aggiungendo, che ne so, 10 minuti alla tua manufacturing line. Sì, una ridondanza inutile. Stai buttando via tempo e soldi per fare qualcosa, mentre invece magari ti conviene se è 1 su 1000
quelle ti conviene accorgertene quando il prodotto è finito. Un altro vantaggio di essere responsabile, avere ownership su quei test end-to-end, è che ti rende più facile andare da un altro manufacturer, perché certo. quelli sono i test che ti garantiscono la qualità del prodotto che esce fuori. Quindi se tu vuoi andare da un altro manufacturer e fargli fare magari in un'altra posizione geografica, magari perché il presidente degli Stati Uniti mette tariffe da tutte le parti, no? Un esempio a caso. Per esempio, diventa più facile spostarti mantenendo una qualità simile del prodotto. Hai i processi tutti tuoi, Esatto. tutti personalizzati. Max ha passato la gran parte della sua vita lavorativa all'estero ed è all'estero che ha fatto la maggior parte del suo successo. Ascoltare storie come la sua mi ricorda il dilemma di molti giovani, se stare in Italia o andare all'estero, che è una scelta sia di vita sia economica. L'Italia non è famosa per essere solidissima in questo momento dal punto di vista economico e soprattutto molti giovani hanno già rinunciato all'idea che quando saranno vecchi ci penserà lo Stato alla loro pensione. E questo non vale solo per l'Italia ma per tantissimi stati europei ed è per questo che aziende come Trade Republic hanno come missione proprio quello di risolvere questo problema e aiutare gli europei a investire in maniera autonoma e andare in pensione comunque ricchi. Ed è per questo che mi hanno spedito questo jersey in collaborazione con K, il motto Retire Rich, vai in pensione ricco. È scritto sia davanti che dietro. Da lontano sembrerebbe un normale jersey e invece è la collezione di Trade Republic. Ci sono solamente 2000 pezzi e il 25% del prezzo va in sostegno dei progetti di educazione finanziaria per aiutare i ragazzi in tutta Europa. Se mi seguite sapete che sono ambassador di Trade Republic ormai da parecchio tempo ed è il mio alleato per investire. È semplice e veloce, infatti potete iscrivervi in pochi minuti, potete investire anche solamente con €1 e potete iniziare il vostro piano d'accumulo su azioni, obbligazioni, materie prime, ETF, quello che vi pare. La liquidità non investita vi genera interessi che sono pari al tasso della BCE, in questo momento il 2%, e vengono accreditati mensilmente. E se usate la vostra Mirror Card, come questa, potete pagare all'estero, prelevare senza commissioni. Ho fatto un video intero riguardo a Trade Republic, più di uno, andateli a vedere. Per il resto, grazie mille per il jersey e torniamo al video. Guardando le opportunità del mercato se uno dovesse iniziare a fare startup da zero, da un lato il consiglio è fai un B2B SaaS e passa la paura, dall'altro però c'è il tema del mercato, cioè più una cosa è facile più c'è competizione. Assolutamente. E quindi alcune volte si crea la situazione paradossale dove le cose più difficili, come fare hardware, sono i posti dove ci sono le opportunità. Tu pensi che ci siano più opportunità nell'hardware ad oggi che nel software? Penserei a che tipo di problema stai risolvendo. È un vero problema che la gente ha. Come dice YC. Come dice YC, make something that people want. Partirei da quel framework e poi penserei a qual è la soluzione. Se la soluzione poi viene fuori per risolvere quel problema che ti sta molto a cuore, pensi che ci sia un mercato, la competizione non è crazy o magari la competizione non sta facendo un buon lavoro, poi può essere che ti serva un prodotto hardware per risolvere quel problema, può essere che ti serva un prodotto software per risolvere quel problema. Però partirei da lì. Eppure ti sta a cuore abbastanza quel problema da dedicargli 10 anni della tua vita, no? Almeno. Certo. È un business più lento quello hardware anche, no? Forse a livello di iterazioni è sempre più lento, è anche più lento capire se hai product market fit. Fare un prodotto hardware noi adesso siamo abbastanza bravi. Oramai facciamo una versione nuova del prodotto quasi ogni anno da parecchi anni. Quindi abbiamo capito che in genere il ciclo di sviluppo di un prodotto hardware sono 18 mesi. Però la cosa strana è che quando noi lanciamo un prodotto, quando noi abbiamo lanciato Pod 4 per esempio, stavamo già sviluppando Pod 5. Certo. Una volta che hai il prototipo in mano devi ottimizzare il processo di manufacturing, devi trasportarli nelle tue warehouse, devi organizzare la distribuzione. Insomma, E nel frattempo la ricerca e sviluppo può continuare a lavorare sui prossimi sulla prodotti. prossima iterazione del Sulla prossima prodotto. iterazione. Quindi è molto diverso lo sviluppo dell'hardware perché tu spesso inizi a lavorare sulla prossima versione del prodotto senza ancora avere il feedback a larga scala. Il software come funziona? Che tu fai un'iterazione di 2 settimane, premi un bottone, lo dai a 2000-3000 dei tuoi utenti e scopri c'hai che il feedback succede. più o meno immediato. Immagino che non potendo subito testare sul cliente finale come fa il software, avete dei focus group. Facciamo un sacco di dog fooding, termine che viene da Microsoft anni 90, Ok. viene da Eat Your Own Dog Food, Ok. che dice che se vuoi fare la fabbrica che produce il cibo per cani buono, Devi mangiare. Poi anche provate i vostri prodotti? certo, assolutamente, tutti gli employee dormono su un 8 Sleep, è uno dei perk di un lavorare perk. 8 Sleep è È che dormire su Sleep. puoi fare il sign up internamente per i vari clinical study che facciamo e in genere ti arrivano o prototipi di prodotti nuovi. Attenzione, 8Sleep non è solo un'azienda di hardware. Oltre al prodotto fisico che raccoglie dati biometrici e ti fa dormire meglio, c'è una parte software che li analizza, ottimizza il prodotto e ne migliora le funzioni. Così, anche dopo aver comprato il pod, potresti ritrovarlo migliorato grazie a un aggiornamento del sistema. Fatto 100 il bilancio dell'azienda, quanto per voi costa la parte di ricerca e sviluppo, quanto la parte di produzione,
Quanto è il go to market? È molto difficile. Noi facciamo un sacco di ricerca e sviluppo, abbiamo un sacpo di software che costa tantissimo. Uno dei motivi per cui abbiamo la subscription, per esempio, è che chiaramente tutta l'analisi dei dati e dei prodotti viene fatta nel cloud. AWS vi costa Esatto, tantissimo. quindi AWS è un mostro. Chiaramente come azienda hardware il grosso delle spese dell'azienda hardware sono il costo del prodotto in manufacturing e i salari degli employee, no? Poi c'è un chunk chiaramente non indifferente di marketing and growth. Devo dire il motivo per cui il nostro business è viable è il word of mouth, quindi è il fatto che la gente parla bene del pod. Se la gente non ama follemente il tuo prodotto e non lo usa continuamente, non parleranno del tuo prodotto. La cosa buona è che una volta che lo compra ci dorme ogni notte, quindi le occasioni di parlarne non mancano. Insomma, il successo del prodotto è anche dovuto al fatto che tantissime persone di alto livello che sono molto visibili ne hanno parlato. Il fatto che lavoriamo con Charles Leclerc, ne abbiamo parlato prima, Certo. sembra una cosa che è una pura iniziativa di marketing. Noi lavoriamo con Charles Leclerc perché prima di tutto io e Matteo siamo due fanatici fan di Formula 1 e di Ferrari da quando eravamo piccoli. Matteo lo seguiva da prima addirittura. E l'altro motivo è che lui ha iniziato a usare il pod per conto suo e quindi anche il motivo per cui abbiamo avuto l'opportunità di lavorare con gente che ha molta visibilità e che ci ha aiutato a parlare del nostro brand è stato il fatto che alla gente piace il prodotto e quindi molte di queste persone lo comprano per loro. Anche prima di fondare Eat Sleep, Max aveva già fatto 2 exit, per cui probabilmente poteva andare in pensione. Come mai ha deciso di fare ancora startup, nonostante sia difficilissimo? Tu avresti forse potuto decidere di andare in pensione, diciamo, comunque di farti i cazzi tuoi. Come mai hai deciso di imbarcarti in un'operazione comunque che è abbastanza, immagino, drenante come energie? È una bella domanda. Prima di tutto è estremamente diversa dalle prime 2 esperienze che avevo fatto. Le prime 2 che avevo fatto erano tutte e 2 SaaS, B2B. Sono pubbliche le exit che hai fatto? Ti può dire qualcosa? Non credo che siano pubbliche nessuna delle 2. Però ti posso dire che non ci sono diventato particolarmente ricco, però un po' ricco. Siamo romani, per un romano sei diventato Sì, ricco. assolutamente. La cosa che mi ha cambiato molto è quando sono abbastanza sicuro di non farlo per soldi. Lo faccio perché mi piace farlo. Quella è la chiave. Una quantità di soldi per cui quando sei sotto quella ti preoccupi di quanti soldi hai. Quindi invece di preoccuparti di risolvere i problemi che devi risolvere, ti preoccupi di quanto guadagni, no? E raggiunta una certa soglia, sì, i soldi possono alloccare magari uno stile di vita particolare che vuoi fare o magari ti possono dare gli strumenti per risolvere problemi più grandi. Sono assolutamente fondamentali. Non sto Qual è quella dicendo soglia che secondo te? dipende tantissimo da persona a persona, dipende da che stile di vita vuoi fare, dipende da in che parte del mondo vivi. Però passato quello che fai lo fai perché ti piace. Cioè, tu non stai ottimizzando nella tua vita per fare il meno possibile o il lavoro più facile possibile, certo, per poter fare il tuo stile di vita, no? Sì, tu stai scegliendo di fare una cosa che ti piace, quello che fai perché ti piace. La tua vita cambia talmente tanto in base a quello che fai per la maggior parte della giornata. Vai a dormire, quando ti stai addormentando vuoi pensare. Sì, c'è un tema che io vedo su me stesso, però è il quanto ti ossessioni da quello che fai. Io, volendo raggiungere certi obiettivi non solo economici, lavoro H24, no? Certo. C'è un momento in cui tu dici ok, è arrivato il momento di lavorare normalmente e poi famiglia, figli eccetera eccetera. Ora tu eri a posto e secondo me i primi anni del Sleep sono stati un inferno ad occhio e croce. Assolutamente. I primi anni di qualunque business sono sempre stati un inferno. Non ti sei detto, porca puttana, sei ancora in trincea, però dopo 10 anni sei il CTO dell'azienda, sei comunque in trincea tutti i giorni. Ti posso assicurare che quella cosa non finisce. Un po' di ossessione fa bene. Se sei un founder ti serve un po' di ossessione per far funzionare il business. Non ci sta niente da fare. Questa è una cosa che noi diciamo sempre e comunichiamo a tutti gli employee: prendetevi cura di voi stessi, perché se siete felici siete più produttivi, quindi prima di tutto dovete dormire bene e dormire abbastanza. È una cosa che agli ingegneri devi insegnare. Potreste malvagiamente traccare quanto dormono i vostri dipendenti e faremo. Sgridare quelli che non dormono abbastanza. Però abbiamo fatto internamente, abbiamo una competizione a livello aziendale chi dorme meglio? Sugli score di Eat Sleep. Bello. È opt-in, quindi puoi scegliere di partecipare o no, però ti posso assicurare che chi vince? Chi sta vincendo? Alex è fortissima. Il soldato, giustamente. Il soldato è fortissimo. 8 ore. Esatto, pure Matteo è molto forte. Io sono metodico. Okay. Io ho fatto delle settimane di score incredibilmente alti e delle settimane tremende. Qual è il tuo fuoco che hai dentro? Cioè, qual è, immaginando che non fossero i soldi, qual è quella cosa che ti fa spingere ad andare avanti? È un po' la parte di migliorare la vita delle persone, ma anche il fatto che mi sembra così ovvio i sensori per misurare la salute della gente siano dentro il letto. Voglio farlo succedere. Il fatto che non ci sia mi dà proprio fastidio. Disturba. Ci fosse un competitor che lo fa bene, ma manco c'è quello. No, non c'è, capito? Esatto, non c'è proprio. Momento
momento più difficile della carriera fino ad oggi? Soprattutto all'inizio, adesso è qualche anno che non capita più. Quando tu avvii un business c'è sempre alti e bassi, no? E ci sono dei momenti in cui stai in basso, ti inizia a venire in mente che quello che tu stai facendo sia impossibile, e là è fondamentale avere co-founder che ti stanno a fianco. Soprattutto all'inizio, mi ricordo il primo anno stavamo sempre in ufficio insieme e condividevamo dormito in ufficio? Tutte queste cose. Con Eat Sleep sì, mi è capitato assolutamente. Ho dormito in ufficio la notte 2 giorni dopo il mio matrimonio. Oh mamma mia. Avevamo una camera da letto in ufficio, perché questo è uno dei vantaggi di Eat Sleep. Se puoi dormire in ufficio abbiamo abbastanza letti. Tu ci hai dato anche San Francisco, no? Che è un po' la culla delle start-up, c'è un movimento, il mondo AI in questo momento gigantesco. Come mai New York? Tu vivi in Jersey, no? Qua vicino? Sì. Come mai? Vivo in Jersey. New York perché innanzitutto ci siamo spostati qui un anno dopo aver avviato Eat Sleep. E siamo venuti qui perché ci sembrava, in maniera estremamente naif, capito più o meno come si faceva l'hardware, e dovevamo imparare a fare il branding. E come si va a New York? Questo è il motivo principale. Un altro motivo è che Matteo e Alex li avevo costretti io a spostarsi a San Francisco da New York e loro volevano stare a New York. Precedentemente loro erano già a New York. Però poi si sono andati a Miami. Poi se ne sono andati a Miami, hanno cambiato idea. Adesso loro sono assolutamente innamorati di Miami. Quindi ora Eat Sleep si muoverà a Miami. E io quando vengono cerco di vendergli New York. C'erano anche tutta una serie di aziende a cui noi ci stavamo ispirando ai tempi che erano basate qui a New York, quindi abbiamo detto no, spostiamoci a New York. A te piace vivere qua? Adesso sì, è casa. Non vorresti tornare in Italia? È difficile come discorso. L'Italia mi piace tantissimo, nel senso che mi piace la cultura di artigianato, attenzione al dettaglio, mi piace lo stile di vita degli italiani, la qualità del cibo, tutte quelle cose lì. Però è proprio da tanto che non sto in Italia. Se ci pensi, sto qui da quando avevo 25 anni, adesso ne ho 40. Sono diventato grande negli Stati Uniti, no? Il tuo stile di vita è migliorato in questi anni? Come vivi adesso? Sì, sicuramente. Ho ritmi molto più normali, per esempio. Mia moglie è molto brava, molto rigida, fa in modo che io mantenga ritmi di vita. Comunque non importa quanto sia grande l'azienda, se sei il founder e sei coinvolto dal punto di vista, sei in zone, come in tutte le startup hai dei momenti dove ti puoi prendere cura di più di te stesso e dei momenti in cui c'è la battaglia, c'è da reagire, da risolvere il problema. Negli ultimi anni stavo pensando magari la Cina sta perdendo quel ruolo nel mondo. È difficile, ci vorrà un sacco di tempo. Perché molte aziende adesso si stanno spostando dalla Cina, anche perché costa troppo per molte aziende. Sì, non vai in Cina perché costa poco, vai in Cina perché qualcuno lo fa. Perché ci sta un sacco di gente con le skills per fare il manufacturing. C'è un sacco di gente che fa il manufacturing. Quando tu vai a visitare la nostra fabbrica, quelli che fanno le circuit board, no? Ci sta il tizio che gestisce i 30 robot che fanno le circuit board e ci parli e lui ti racconta che sì, io ottimizzo questa manufacturing line, mio padre di lavoro ottimizzava le manufacturing line delle circuit board e suo padre faceva la stessa cosa. E hanno investito per 40 anni infrastruttura, sviluppo delle skill. Sono troppo specializzate in produzione. E quindi è difficilissimo portarla fuori, quindi non è impossibile fare manufacturing fuori dalla Cina, è assolutamente possibile. Noi stiamo pensando di fare parte della nostra produzione in America, dipende da che definisci per produzione. Se tu definisci solo l'assemblaggio finale, certo lo puoi fare negli Stati Uniti, no? Il problema è tutta la supply chain che c'è dietro. Se tu vai al dettaglio, smonti tutti i vari pezzi che sono all'interno del pod, all'interno sono componenti fatti di componenti fino a quando non arrivi al chip, al bullone, tutti quegli step sono fatti in Cina, no? E sono fatti in uno spazio geografico molto contenuto. Uno dei libri che mi ha ispirato di più quando ero proprio piccolo, avevo 16 anni, un libro che si chiama Masters of Doom, la storia dei founder dell'ID Software che hanno fatto Quake e Doom. E ti ha ispirato? Lo voglio fare anch'io? Sì, la storia è fighissima perché sono i classici ragazzi un po' pazzi che prendono, abbandonano tutto, vanno a vivere in una casa isolata e fanno Quake e Doom, no? Un'altra cosa interessante è questa, credo che di aver letto la parola startup per la prima volta. La mia prima azienda eravamo già al secondo anno, credo. Non conoscevo il termine startup, noi stavamo facendo un'azienda software. Dal libro Founders at Work di Jessica Livingston. Lei è la moglie di Paul Graham, del founder di Y Combinator, e lei è una dei mentor di Y Combinator, ovviamente. È divertente perché ho letto quel libro quando avevo 20 anni, 21 anni. Ti racconta le storie di come sono nate aziende tipo YouTube. È stato divertente perché quando abbiamo fatto l'interview di YC, Jessica era uno degli interviewer. Bello, quindi un po' incontrare il tuo idolo, no? Quindi ho avuto un momento quando ho scoperto che era Jessica. Obiettivi di business per Eat Sleep
Sleep, tipo nei tuoi sogni più sfrenati, Eat Sleep, non so, dov'è, quanto è grande, cosa fa? Obiettivi di business per Eat Sleep? Beh, ce n'ho qualcuno collegato a crescita dell'azienda, IPO, però per me la prima vita umana che salveremo, quello sarà il L'obiettivo è dire abbiamo salvato una vita umana, secondo me. È l'opportunità che abbiamo con Eat Sleep, tendo i sensori all'interno dei letti. Parlare con Max, un cofondatore tecnico, è stato interessante e soprattutto avere entrambe le interviste, sia quella con Matteo che quella con Max. L'ho fatto anche con Benny Spoons, parlando con vari cofondatori, e questo mi fa capire più a 360 gradi come mai un'azienda di successo. Raramente è tutto sulle spalle di un solo fondatore, ma è il mix del talento di più persone. È stato interessante anche capire tecnicamente come funziona la produzione di un prodotto del genere e quali sono le sfide e le difficoltà. Condividete questo video con i vostri amici che hanno una startup di cose fisiche? Ok, forse sono troppo pochi. Condividetelo con tutti, fatemi sapere cosa ne pensate in un commento e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ciao!